Ciao, salve a tutti! Come avere il narcisista in tua mano in amore infallibilmente. Quello che non ti dico qui su come gestire e trattare un narcisista è anche averlo in tua mano, lo trovi in tantissimi altri video, migliaia di video, trovi sul canale Tu ed Io su come manipolare e vincere un narcisista, dove troverai tantissime tattiche e strategie di gestione del narcisista per non farti ferire, per non farti mancare di rispetto, ma per porre il narcisista sul piano del coinvolgimento emotivo nei tuoi confronti. Perché si tratta sempre di porre qualcuno, non solo un partner o una personalità difficile con cui fatichi ad interagire, ma anche una persona con cui vuoi stabilire un rapporto importante e significativo, di porre quel rapporto sul piano non della ragione, ma su quello emotivo, soprattutto sul piano emotivo, non mentale. Emotivo però non in termini negativi, chiaramente, stati d'animo come astio, collera, risentimento, diffidenza, antipatia e possiamo andare avanti con gli stati d'animo non simpatetici con te. Per avere quindi il rispetto da un narcisista, soprattutto da un narcisista, devi quindi portarlo sul piano dell'emotività positiva, della suggestione positiva. Ti è capitato, ad esempio, di avere a che fare con un narcisista che è attratto dalle donne giovani, più giovani di lui, o una donna narcisista che è attratta da uomini molto più giovani di lei? Questo è molto frequente in queste personalità e avrai potuto notare che alcune volte questi giovani magari sembrano molto più vecchi, anche se sei più maturo o matura di età. Il narcisista però si sofferma solo e unicamente o quasi sulla parte esteriore, quando non semplicemente solo su quella anagrafica. Eppure ci sono molti giovani che dentro, nella loro mente, nel loro spirito, sono molto più vecchi di persone più mature di loro, magari anche di 10 anni per non dire 20 anni, e a volte anche fisicamente non sembrano tanto più giovani, anche con una differenza enorme di anni. E perché accade questo? Perché a proposito di frequenze energetiche, ne ho parlato anche in video specifici sulle frequenze energetiche del narcisista, se una persona, anche se più giovane, ha frequenze molto più basse o meno alte di qualcuno che invece è più anziano in età, è come se fosse in definitiva più vecchio. Quindi se qualcuno è più giovane di te ma ha frequenze molto più basse, in un certo senso è più vecchio di te, lo è da tantissimi punti di vista e in quel caso non è da stupirsi che quel giovane si accompagni a un narcisista o una donna narcisista che coltiverà l'illusione in cuor suo, parlo qui del narcisista, di accompagnarsi a un partner o una partner più giovane di lui o di lei. Lo sarà, ma non appunto su quello magari energetico e magari anche spirituale, mentale, cognitivo. Qui mi concentro sulla tua parte emotiva rispetto ad altri video su come gestire il narcisista e spuntarla con lui e su come coinvolgerlo, perché comunque la tua parte emotiva, il tuo atteggiamento mentale, psicologico è fondamentale. Se non lavori su questa parte di te, non puoi ottenere nulla in generale, non solo con un narcisista. E quindi se vuoi avere un rapporto con chiunque come tu desideri. Si parla molto di legge di attrazione e ne ho parlato anch'io. Ti cito una citazione a questo proposito che puoi trovare in un libro di Bob Proctor, molto bella e tra l'altro è tratta da un classico dei classici perché si tratta della Bibbia. Giobbe quando dice: ecco, la cosa che temo di più è venuta a farmi visita. Se continui a pensare a quanto manigoldo, ingrato e qualsiasi altro termine, pensiero negativo che ci vuoi mettere del tuo partner, vedrai che continuerà ad esserlo. Non so tu, ma io vedo tanti, la maggior parte, se non tutti i narcisisti, invecchiare precocemente. Certo, si possono anche fare le plastiche facciali e così sembrare più giovani e molti altri interventi sul corpo, ma questo non innalza il loro stato di salute, di giovinezza effettivi, agisce solo sull'apparire un autoinganno in questi casi che ha anche i suoi effetti collaterali non indifferenti molte volte. Quindi impariamo ad essere grati anche al narcisista se ci sei in relazione e i narcisisti che magari hai incontrato nella tua vita,
per quanto difficile sia, perché certamente è difficile essere grati a queste personalità, eppure qualcosa ci insegnano. A me hanno insegnato un bel po' di cose e potrebbe comunque bastare anche poco a volte. Ciò che ci sembra poco di quello che abbiamo appreso si può in realtà rivelare nel tempo essere invece tanto. Non è così anche per te, in fondo, almeno un po'? Domanda che ti pongo. Quindi prendi sicurezza in te stessa. Sento dire e leggo di chi dice tanti anni con il narcisista, magari a volte può anche essere comunque che non sia narcisista, ma questo partner abbia una personalità affine. Tanti anni con lui mi hanno devastato e io non credo più nell'amore, negli uomini e in me stessa. No, devi dire e pensare esattamente il contrario e dirti grazie, adesso so com'è veramente il vero e autentico amore e quali sono gli uomini e le donne capaci di amare e come sono io, questo soprattutto. Quindi confida in te stessa, in te stesso, perché se non sei in grado tu, prima ancora del narcisista e prima di pensare ad ogni strategia con lui, a confidare in te stessa, non puoi poterla spuntare su una personalità così rigida e a volte spietata, lo sappiamo ormai bene, come quella di un narcisista. Quindi impara a seguire i tuoi sensi, il tuo istinto. Quanto più confidi in te stesso, tanto più potrai seguire anche in modo vincente il tuo istinto, quello che i tuoi sensi ti comunicano e ti dicono. E sempre grazie di esserci, della tua partecipazione, della tua presenza, della tua energia anche che si unisce alla nostra. E a presto, ti abbraccio, vi abbraccio tutti. Ciao, ciao, ciao.